Buongiorno a tutti, buongiorno Marco, bentornati al caffè di Storie di Runner 451. Torniamo dopo 2 settimane, si vede il mouse per registrare, vabbè, un po' il bello della diretta, dai. E Marco, come stai? Buongiorno Simone, bene, sabato mattina, come direbbe qualcuno, meno male, però non mi piace tanto sto raffronto della settimana, no? Meno male che è sabato, perché vuol dire che lunedì non va bene, quindi va bene Sì. quello che viene. No, è stata per me una settimana terribile perché avevo fatto finalmente 5 giorni di vacanza dopo non so mesi che ho sempre lavorato tutti i giorni, domenica compresa, magari non tutto il giorno la domenica, e al ritorno mi si è bruciato il computer, il comune si è alluvionato, non trovo più le cose che mi servono, e no, aspetta, ne era successa una, vabbè, Sì, Iliad down in tutta Italia. mio figlio Iliad non pigliava più, mio figlio si è schiantato una testata contro la porta che è rimasto 5 secondi giù senza parlare, ci siamo sbiancati. Adesso sta bene, non è successo niente per fortuna. Sai, corre, ha appena compiuto ieri 17 mesi, qualche mese che già corre. E Vabbè, te le sei giocate tutte in un giorno però, vedi la cosa positiva, dai. Ah, non so se lo sai, il Napoli ha vinto lo scudetto, non so se è arrivata la notizia. Ho sentito qualcosa in settimana, diciamo, da venerdì. Allora, commentavo lo splendore del Maradona che cantano Pino Daniele. Io con Napoli ho un rapporto particolare, sia legato alla città, ma ai suoi tesori e alla sua musica. Quindi per me è una festa proprio sociale, è proprio bella. Sì. Il calcio è proprio, insomma, una piacevole carezza, come sempre Napoli, no? E vabbè, che diciamo? Kiptum. Senti Simone, io ho letto il tuo articolo dove hai fatto il confronto della gara tra quello che ha fatto lui in maratona a Londra la scorsa settimana ed Eliud con il suo record del mondo stabilito a Berlino. E ci sono questi 16 secondi Scusami, che sembra una buona idea, perché dopo che io l'ho fatto immediatamente, dopo un paio di giorni l'ho visto, non lo stesso articolo, l'idea, ci mancherebbe, spuntare come funghi ovunque, quindi ho detto, ho avuto una buona idea, dai. Hai avuto una buona idea, sì, certo, perché poi alla fine quello che mi viene in mente subito, no? Questi 16 secondi, molti amici che non corrono mi hanno detto, ma 16 secondi in 42 km, che ci voleva? Tu poi che hai fatto? Hai preso la gara, l'hai spacchettata e hai visto cosa è successo dentro i 42 km, in particolare della prima e la seconda metà, ma più che altro tra il gap che c'era al 21esimo e quanto lui ha recuperato. Allora ti chiedo una domanda molto semplice. Loro non parlano con nessuno, non hanno riferimenti, no? Non hanno come il pilota di Formula 1 le telemetrie, eccetera. Fanno una maratona l'anno e mi chiedo quanto sono sensibili nell'andatura per capire quanto devono recuperare. Allora, sono super sensibili. Ti dico, l'allenatore può darsi che glielo dica come sta andando o che gli diano dei parametri. Ci sono gli allenatori in bici fuori dal percorso, a volte non ho notato, devo dirti la verità, se è successo. Se ti ricordi, quando abbiamo intervistato Ilias Aouani, ci ha detto che lui non aveva riferimenti, se non ogni tanto mi sembra, però quando è entrato nello stadio, insomma, in vista al traguardo, ha capito che sarebbe stato sotto, però stava capendo che stava facendo bene. Poi chiaramente non poteva sapere se faceva il personale o no, perché qui stiamo parlando di 3 secondi, non di 16, però sempre, se ti ricordi, Elias ci ha raccontato il suo ultimo lunghissimo di 40 km spacchettato, progressivo in 4 da 10 in crescendo, dove ci ha detto non è che il primo fatto circa 3.10 poi 3.5, no, ci ha detto 3.14, 3.07, 3.03, 2.57, una roba del genere mi sembra, perché loro hanno la sensibilità di centrare la ripetuta o la fase al secondo. Ci sono tanti lavori dove la fase veloce, faccio degli esempi, è 3.05, la fase lenta è 3.14. E attenzione,
perché è una cosa che quelli che alleno mi chiedono spesso, che io gli do le andature, no? Poi gli dico ovviamente stai a cavallo di qualche secondo, non ti guardare l'orologio sull'andatura istantanea, che tra parentesi non è mai precisa, bisogna prendere sempre i riferimenti dell'andatura media, che è più precisa, non al centesimo, ma più precisa. Non è che loro fanno tornare la media, mi spiego, non è che se devono fare un chilometro in 3,05 fanno la prima parte a 3,10 e la seconda 3, no, fanno a 3,05 costante, che è quella la differenza. Quindi la loro sensibilità, per risponderti, è assurda, ma se tu facessi una cosa invece che 5 ore alla settimana la facessi 15-16 ore alla settimana, quanto saresti più preciso? Qualsiasi pratica, quanto saresti più preciso? Certo. Ma a me il pensiero è che questo ragazzo, 27 anni, ha fatto poche maratone, non ne fanno una l'anno. La precisione infatti lui era alla seconda maratona, forse ne fa 2 l'anno, perché contiamo che ha fatto Valencia, che ha vinto in 2 ore 01 e mi sembra 53, quindi al debutto della maratona è andato, adesso dico una cavolata, però mi sembra che era la terza prestazione mondiale, dopo le 2 di Kipchoge, 2:1:09 e 2:1:39, posso sbagliare i secondi, però mi sembra così, e quindi adesso è la seconda prestazione mondiale. E abbiamo detto 27. Quindi la capacità di tenere il passo, ok? Ilias ha detto facciamo dei lavori che sono calibrati per noi, no? Non c'è mai un lavoro fuori misure, quindi sai esattamente a quanto sfruttare i 250 km a settimana ne faranno? Diciamo tra i 2,20 e i 2,40. Ecco. Nell'ultimo capitolo del mio libro, sai che avevo riportato quella ricerca su una 60ina di atleti professionisti, più o meno i maratonetti sono su quel volume lì. Ecco, quindi su ogni quantità settimanale loro lavorano sempre sul passo di gara, quindi lo sanno come l'Ave Maria, proprio vogliamo dirla nel modo più semplice possibile. Allora, quindi in gara di fatto devono tanto replicare un lavoro fatto sui 240 km a settimana, fatti per quanti mesi? Quanto tirano la preparazione, gente così? Ma allora, guarda, come ci ha raccontato Achilles, eccetera, ci sono differenze. Ad esempio Kipchoge è uno che il passo gara non lo fa poi così tanto rispetto al volume che fa, perché era uscita fuori la sua preparazione del 2023, no scusami, non 2023, non mi ricordo, 2021, comunque una preparazione estiva per una Berlino che ha vinto come le 15 su 18 maratone che ha corso, e circa l'85% dei volumi era corso sopra i 4 al chilometro, che per lui è lento. E invece Ilias ci ha detto che ad esempio lui lenti li fa a 3,46. Sì. Diciamo che il ritmo gara viene provato, viene testato, poi dobbiamo sempre ricordarci questa cosa, noi siamo molto attaccati al minuto al chilometro, e ci sta, perché è quello che ci fa fare poi il tempo di gara, cioè matematica. Però quello è il carico esterno, cioè quello che noi esprimiamo, quello che il risultato è il carico interno, cioè l'energia che riusciamo a produrre, e misurato ad esempio il carico interno con la frequenza cardiaca, ma anche in realtà è impossibile farlo durante le gare, però il lattato, insomma tutto quello che fisiologicamente noi creiamo ha un risultato che è il carico esterno, che è l'andatura, oppure potrebbe essere la potenza, ma sarebbe un po' più complicato. E quindi a parità di carico interno non c'è sempre lo stesso carico esterno, perché il carico esterno è influenzato da un sacco di variabili, intanto anche dalla resa del carico interno, cioè non è detto che noi a quel battito, usando quell'ossigeno, usando quelle fibre muscolari, rendiamo sempre allo stesso modo, anzi differenze impercettibili ci sarebbero ogni giorno. Quello che poi cambia molto sono le condizioni esterne, no? Per questo tu commento, ogni maratona è diversa da qualsiasi maratona. Infatti, per chi starà dicendo ma come hai fatto a confrontare Berlino di Kipchoge e Kiptum a Londra? Infatti è un gioco per vedere quanto è andato vicino al record del mondo, perché
Intanto Berlino è più veloce di Londra, parlando in termini assolutistici. Sì, Poi sì. però non è detto che era una giornata piovosa, fredda a Londra, che non è forse il massimo, ma non è neanche così male, cioè, sicuramente è meglio del caldo. Poi dopo però parliamo di atleti che magari sono anche abituati un po' rispetto a me e te a stare un po' più nel caldo, no? E questo sono un paio di aspetti da considerare, che è un gioco. Poi però lui ha fatto una roba incredibile secondo me, cioè la seconda parte della maratona, il famoso negative split, è stato più veloce, una mezza maratona in 59 minuti dopo che hai corso, 59 rotti dopo che hai corso, una prima mezza in 1 ora e 01 e rotti, è da mal di testa. E soprattutto io ti dico, io nel mio primo libro, Emanuele Doc, feci un gioco facendo i calcoli del miglioramento negli ultimi 30 anni del primato sulla maratona, e adesso non mi ricordo più perché poi questo calcolo lo rifeci in un altro articolo sull'anno 451, però dissi che l'uomo poteva scendere sotto le 2 ore una maratona, non mi ricordo se avevo detto proprio 2023 o 2025, una roba del genere. E secondo me adesso poi deve esserci la condizione perfetta, però abbiamo trovato l'uomo che in gara ci riuscirà. In gara potrebbe, sì, certo. Sì, no, Kipchoge c'è già riuscito, però in condizioni ideali, insomma. Però non diamo per finito Kipchoge, nel senso che la cosa bella sarebbe vederli nella stessa maratona, perché poi dopo noi adesso parliamo di tempi così un po' come il fantacalcio, facciamo la fantamaratona. Fantamaratona. Ma quando due atleti si sfidano nella stessa gara c'è poi il discorso della strategia tra loro due, cioè l'elemento in più che nessuna tabella potrebbe considerare, questo è vero. No. Se tu sei l'atleta molto più forte di tutti gli altri, come gli capita a sti due ragazzi in gara, è più facile, cioè le lepri che ti tirano per un po', poi a un certo punto dici ciao ragazzi, dai, ci vediamo al traguardo per una birra, prendono e partono e salutano tutti, e questi mentalmente riescono a correre a dei ritmi assurdi da soli, perché in allenamento si allenano a farlo anche così da soli. Certo. Ma quando sono due così forti uno contro l'altro, allora non è praticamente capitato. Uno ha fatto 2 maratone, l'altro ne ha fatte 18, e Kipchoge gli è capitato quando ha perso, ma in realtà è stato lui che non era nella giornata giusta. Certo. Non ha vinto. Anche se Chebet o Chebet, non so come si legga, quello che ha vinto a Boston, che l'ha battuto, ha anche vinto Boston l'anno scorso, ha vinto New York, quindi è un altro forte. Non è ancora quei tempi, ma è il terzo incomodo che io ce lo metterei. Una gara con tutti e tre sarebbe interessante, e chissà che non la vediamo alle Olimpiadi. A Parigi, magari. Insomma. Vabbè, Simone, io quello che ho imparato... scusami, per finire, se Kipchoge si qualifica, perché c'è il rischio... sì, certo. Lui, certo. Sarebbe un gran peccato, ma... Comunque, quello che ho imparato è che serve anche correre senza orologio, come stava la Usain a Londra, stava senza orologio, per farti capire quanto sono sensibili alle loro andature e che sono figli di un'altra maratona. Questo è così. Voglio dire una cosa quello sì, sul senza orologio. A un amatore non lo consiglierei quasi mai, perché qual è l'errore più grande che si fa, Marco, secondo te, in una impostazione sulla maratona? Parlo di amatori. Qual è? Personalmente partire troppo forte. Perché? A parte che anche Don Nascimento, che non è un amatore, l'ha fatto, però a New York l'anno scorso, ce lo ricordiamo, perché quando tu corri i 20 km a un ritmo molto più lento di quello che faresti in una mezza, ti senti assolutamente non sotto pressione, non ti senti affaticato. Cioè il ritmo maratona per i primi 20 km è un ritmo, cioè non è un lento ovviamente, poi dipende di che tipo di... All'inizio, se sei un principiante, sarebbe bene che fosse anche un lento, ma ci sta, cioè è un ritmo che tu senti tranquillamente, dici non sto facendo fatica, ho buttato via
cioè mentalmente dici sto buttando via un'occasione ad andare a sto ritmo qui, e quindi poi dopo i primi chilometri c'è anche il gasamento, l'adrenalina, dici cacchio dovevo farla a 5, la sto facendo a 4,45, però mi sento benissimo, dai è la giornata giusta, no? Arrivare in fondo, come no? E poi dopo la maggior parte delle volte, poi qualcuno ci arriva, però vuol dire che si era allenato molto bene, si era sottostimato, però la maggior parte delle volte quel 4,45 che sarebbe il ritmo della sua mezza, o poco più lento, ma magari la sua mezza è 4,40, 4,35, però quando arriva al 26, 27, 30° chilometro puoi aver preso tutti i gel che vuoi, ma chiede il conto. Certo. Quindi l'orologio ci aiuta a valutare che non stiamo facendo questo errore. Dall'altra parte, per chi magari ha molta esperienza, che ne so, ad esempio deve superare il famoso muro delle 3 ore, e quindi gli è utile vedere che sta girando a 4,15, però può condizionare negativamente, cioè la paura di non farcela, vedere che l'orologio ti dice che ce la stai facendo, però senti la fatica, eccetera, c'è tutto quel condizionamento mentale legato poi alla gestione della fatica che ti può penalizzare tantissimo. Quindi sarebbe interessante per chi ha corso una decina di maratone, magari scrivetecelo se qualcuno ci ha provato, provare a farne una senza orologio. Sì, voglio. È così. Ci sono degli esperimenti, uno condotto proprio da Marcora, quello del modello psicobiologico, dove hanno testato tutti degli atleti, ok? Si trova un video su YouTube, adesso non mi ricordo come si chiama, hanno testato gli atleti prima di fare questo esperimento per vedere, per conoscere le loro capacità, poi li hanno fatti correre in un deserto bianco, cioè in una situazione in cui non avessero riferimenti temporali. Tutti hanno reso di più di quello che i test avevano predetto. Parliamo di atleti forti, però fa pensare, no? Sì, è vero. Vabbè, Simone, queste cose fanno per noi, ma soltanto come teoria, no? Lo sai che poi andiamo contro altre fatiche, le stesse fatiche che dobbiamo affrontare questo fine settimana. Tu cosa farai, Simone? Io sai che purtroppo questo problema al piede che mi sta rovinando la vita atletica e riesco a pedalare, anche se mi dà fastidio anche la scarpa da bici adesso, però vabbè, quindi cosa faccio? No, niente, sto con la mia famiglia. Fondamentalmente mi è venuto in mente che oggi devo andare a una crisi, no? Sono contento. C'hai da fare. Sì, qui a Roma c'è la Race for the Cure, quindi sarà un garone con tanta gente, tante donne, un bel impegno. Sono 4 giorni che c'è il villaggio al Circo Massimo, dove si fa ritiro pettorali, si fanno dei screening, insomma è un bel appuntamento a maggio per ricordare che la prevenzione è la miglior cura, quindi ci andiamo tutti insieme. Dai, divertiamoci, ricordiamo che domani sera c'è la puntata di Storia di Runner 451 che avremo ospite. A proposito di Roma avremo Rebecca Cardinali, atleta Adidas, che a Roma fa tutte le settimane allenamenti gratuiti aperti a tutti, poi ci racconta anche dove e come, se la volete raggiungere, e poi Marco Patucchi, giornalista della Repubblica, che aveva fondato, dove tu hai scritto, la Repubblica dei Runner, e adesso dirige l'edizione di Palermo della Repubblica. Però abbiamo parlato di corso ovviamente con lui e anche di giornalismo, insomma è stato molto una bella chiacchierata. Sì. Va bene, dai, salutiamo tutti che siamo già andati lunghi parlando di cose che ci piacciono. Dico solo, l'esperimento senza orologio, senza provarlo in una maratona che magari c'è una preparazione lunga, in una 10 si può fare. È vero. Va bene, Marco, dai. Buon weekend. Simone, a te, buona giornata, ciao a tutti, ciao.